Benvenuti a tutti, io mi chiamo Mirko Rioli, sono un insegnante di storia dell'arte e questo è il primo incontro di una serie che francamente ancora non abbiamo deciso quanto sarà lunga, dipenderà anche dal riscontro che avrà da parte vostra. È una serie di incontri dedicati all'arte in tutte le sue forme che si è deciso di intitolare Lineamenti di storia dell'arte. Interessante è il sottotitolo: per riconoscere il bello che ci circonda. Non saranno incontri di approfondimenti per specialisti, l'idea è quella appunto di far riscoprire a chi magari negli anni della scuola ha studiato la storia dell'arte e anche conoscere a chi invece non ha mai avuto modo di farlo l'immenso patrimonio artistico che ci circonda. Ripeto, si tratta di lezioni che vogliono mettere in evidenza le cose essenziali, quelle più interessanti, quelle che ci riguardano tutti nella vita nostra di tutti i giorni da vicino, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Questa serie di incontri è frutto della mia esperienza a scuola. Quello che vi presento oggi è proprio l'inizio, diciamo così, una lezione che io ho fatto per alcuni ragazzi che non avevano mai studiato storia dell'arte. Tenterò di fare questo esperimento anche con voi, proprio per vedere, per valutare voi stessi quello che conoscete, che riscoprirete di aver conosciuto o che magari conoscerete per la prima volta. Ecco, partiamo con una domanda. La domanda che tutti potremmo farci è: ha senso per noi conoscere la storia dell'arte? Ci può servire in quali ambiti della nostra vita? Ecco, vi dico cosa mi hanno risposto subito i ragazzi. Si trattava meglio di ragazzi che avevano 16-17 anni. La risposta, diciamo, immediata, quella che tutti hanno dato, è stato: è importante forse conoscere la storia dell'arte perché abitiamo in Italia e dovunque andiamo c'è qualcosa che ha a che fare con la storia dell'arte. E a quel punto ho detto: bravi ragazzi, avete indovinato, anch'io avevo pensato esattamente la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere alcune immagini e magari vi rendete conto che conoscete molti dei monumenti che ho inserito, scusatemi, oppure mi direte: no, noi questo non l'abbiamo mai visto. E quindi, proprio pensando alla Romagna, partiamo da uno dei monumenti più importanti, quello che si trova su tutti i libri di storia dell'arte, e cioè il Tempio Malatestiano di Rimini, che si può guardare all'esterno, per cui facendo una passeggiata a Rimini ci si trova davanti a questa chiesa e se la si è studiata o comunque se si è letto qualcosa si capisce quello che si sta vedendo, ma poi si può anche andare dentro il Tempio Malatestiano e quindi si può vedere questo bellissimo crocifisso di Giotto, oppure il famoso affresco di Piero della Francesca in cui è raffigurato l'allora signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta, inginocchiato di fronte al suo sant'eponimo con una veduta anche sulla Rimini oppure la Gradaria di allora. Ci spostiamo a Cesena, la Biblioteca Malatestiana, purtroppo poco conosciuta, non tanto quanto dovrebbe, che è un patrimonio dell'umanità, è stata segnalata dall'UNESCO come memoria del mondo e molto probabilmente in un successivo incontro ci soffermeremo proprio sulla Biblioteca Malatestiana. Ravenna, ecco, Ravenna probabilmente è quella più conosciuta per chi abita in Romagna, perché se non altro quando si era alle elementari una visita a quella splendida città si è fatta con tutti i mosaici, i cicli musivi meravigliosi, patrimonio dell'umanità, segnalati anch'essi dall'UNESCO. Oppure, questo non lo conosceva nessuno, effettivamente è poco conosciuto, Palazzo Milsetti a Faenza, che è un bellissimo palazzo perfettamente conservato da quando è stato realizzato agli inizi dell'Ottocento e che oggi è sede del Museo del Neoclassicismo in Emilia Romagna. Ecco, questo diciamo è la risposta che tutti hanno dato. E a quel punto io ho fatto un'altra domanda e ho detto: allora voi che in questo caso siete studenti dell'alberghiero, perché vi potrebbe servire conoscere storia dell'arte, studiare storia dell'arte? E a quel punto mi hanno risposto quelli del ricevimento, cioè ragazzi che teoricamente dovrebbero poi al fine del loro corso di studi andare a lavorare ad una reception di un albergo, e hanno detto perché se lavoriamo in questi posti o comunque abbiamo dei turisti che ci chiedono cosa possiamo andare a vedere qua vicino,
magari non gli rispondiamo solo Mirabilandia nel caso del posto più vicino a Ravenna. Dopodiché ci siamo spostati a un altro ambito, ecco qui già veniva più difficile per i ragazzi dire in che cosa sarebbe stato utile per loro conoscere la storia dell'arte, e allora ho fatto io una sollecitazione e ho detto una cosa che ci riguarda tutti comunque, perché tutti ci vestiamo, e siamo passati alla moda, e alla moda, nell'ambito della moda sono infiniti gli esempi che si potrebbero fare, a incominciare da Mondrian, che è stato preso da spunto da Yves Saint Laurent per una sua famosissima sfilata, una sua collezione del 65, e questo è ormai diventato un'icona, il Mondrian Dress, una collezione tutta ispirata appunto all'arte di Piet Mondrian, alla sua influenza. Dopodiché, ancora proprio andando agli albori della moda, sono stati tantissimi gli stilisti che si sono ispirati all'arte antica. Qui abbiamo due corai, due statue arcaiche greche, la figura femminile con il peplo, che è stata di ispirazione per uno stilista spagnolo in questo suo famosissimo abito degli anni 30 che si chiama proprio Delphi, perché è ispirato a quella cultura greca di provenienza. E poi abbiamo anche in tempi più vicini noi Gianni Versace. In quel caso ha giocato sicuramente il fatto che lui era calabrese di origine, quindi della Magna Grecia. Tantissimi sono stati gli abiti ispirati proprio alle figure, ai panneggi delle statue greche antiche, come vedete in queste immagini. Versace ha preso poi ispirazione anche dall'arte contemporanea. Qui c'è un insieme delle immagini, delle icone più famose di Andy Warhol, in cui vediamo appunto le sue immagini icastiche, diciamo così, che sono state tradotte da Gianni Versace in una collezione del 91 in abiti che qui vedete indossate dalle modelle d'allora. Dicevo però che l'ispirazione all'arte è proprio alla base della nascita della moda. In questo caso la Venere di Botticelli è stata ripresa dalla Giannoni, che è stata l'iniziatrice, potremmo così, della moda in Italia, e poi a sua volta la stessa Venere di Botticelli è stata ripresa da tanti altri stilisti più vicini a noi nel tempo. Questa è una sfilata di Alberta Ferretti, qui invece abbiamo una delle ultime sfilate di Valentino. C'è stato poi anche un rapporto veramente diretto tra arti e moda, nel senso inverso, non stilisti che si sono ispirati all'arte, ma artisti che hanno ispirato la moda stessa, la moda futurista. I futuristi progettarono di intervenire in tutti gli ambiti della vita delle persone, compresa la moda, e quindi furono proprio artisti futuristi a pensare una moda futurista. Qui abbiamo alcuni esempi, ad esempio Panciotti disegnati da Balla e da altri artisti, ma poi un indumento che tutti indossiamo è la tuta. Qui abbiamo il prototipo, i disegni iniziali della tuta, che è stato pensato come abito universale, destinato proprio a tutti, da Tayat, che la nominò così perché il modello di base è una T. Poi, passando a un altro ambito che di nuovo tutti ci coinvolge, c'è sicuramente quello della pubblicità. Gli esempi sarebbero infiniti. Qua partiamo da quella che era la pubblicità durante i mondiali di calcio del 2006 a Berlino, se non sbaglio, in Germania. Ecco, nelle metropolitane, nei soffitti delle metropolitane si vedevano manifesti pubblicitari come questi, che sono chiaramente ispirati all'arte barocca e ai soffitti, diciamo allo sfondamento prospettico dei soffitti di alcune chiese romane. Oppure abbiamo
ambito diverso, un momento storico diverso, un dipinto del periodo romantico, La libertà che guida il popolo di Delacroix, che è stato reinterpretato dalla team, riprendendo in questo caso i colori, il rosso e il blu della bandiera francese, che corrisponde ai colori della team, con la posa della libertà appunto che guida il popolo, e giocando anche con una frase storica. In realtà qui non è rappresentata la rivoluzione francese, ma libertà, fraternità e uguaglianza di tariffa diventa nel caso della team. Ci sono poi altri spot ispirati ad altri artisti. Questo della Volkswagen ad esempio riprende l'arte surrealista di Magritte, oppure anche dei filmati in cui ci sono diversi riferimenti a pittori e scultori di diversi tempi. Si va da Van Gogh a Mondrian a Kunz a Seurat, Vermeer, che potete comunque vedere in questo video. Ecco, qui c'è l'auto che passa vicino alla ragazza con l'orecchino di perle, poi l'auto prosegue e incontra un pallone che sfugge ispirato a Kunz, Mondrian con i suoi colori. Dentro un negozio il vaso di girasoli di Van Gogh. Questi giovani sulla Senna di Seurat. E si finisce dentro un bar che è chiaramente ispirato alla pittura di Hopper. Ovviamente, come nel campo della pubblicità, gli esempi sarebbero infiniti anche nell'ambito del cinema, ma proprio per far capire ai ragazzi e a voi magari in questo momento che l'arte entra continuamente nelle nostre vite, chiudo gli esempi con un ambito al quale forse pochi pensano, che è quello della cucina. In quel caso era anche l'alberghiero, quindi l'esempio tornava calzante, ma qui avete un'immagine di Marchesi, che è il padre di tutti gli chef che attualmente sono famosi e lavorano da noi in Italia, il quale era un assiduo frequentatore di gallerie d'arte, di mostre, e anche conosceva direttamente diversi artisti che frequentavano i suoi locali. E adesso possono essere ai nostri occhi queste cose scontate, ma c'è da tenere presente che Marchesi queste cose le ha fatte negli anni 70, quindi è stato veramente l'antisignano. E lui conosceva ad esempio direttamente, era amico di Piero Manzoni, che ha fatto una serie di monocromi, e questo impiattamento del branzino, che lui ha chiamato Acrom di Branzino, è ispirato proprio alla produzione di Manzoni, come al contrario è ispirata alla produzione di Burri e alle sue combustioni. Qui vedete proprio una combustione di Burri, con anche il modo in cui Burri lavorava e lo strumento che utilizzava per fare queste combustioni. Ecco, ispirate a lui, Marchesi ha inventato, chiamiamo così, giocando ancora una volta anche con le parole, quindi col nome, col cognome dell'artista, l'uovo al burri, che è un semplicissimo uovo, potremmo dire, ma realizzato appunto con gli stessi strumenti, con questa combustione e con pochissimi elementi, appunto l'uovo e il burro, che gioca col cognome del pittore. Altra invenzione di Marchesi è un modo diverso e artistico, potremmo dire, che in questo caso coinvolge non solo la cucina ma anche il design, dell'impiattamento della cotoletta. Questa è la classica cotoletta alla milanese, che però diciamo così Marchesi decostruttura e divide in piccoli blocchi ispirati a questo dipinto di pittura russa. E la cosa interessante è notare che nel piatto sono segnati, si vedono sotto le ombre, i punti in cui devono essere collocati, perché nel locale di Marchesi la cotoletta viene servita ancora a questo modo, quindi con questa disposizione che è assolutamente non casuale ma pensata nei minimi dettagli.
Un omaggio a Fontana invece è questo Il rosso e il nero, che gioca poi anche con un titolo di un famoso romanzo, in cui si trova disposto in questo modo del rombo che è su un piatto di vetro nero, così come la cornice del primo quadro con i famosi tagli di Fontana, e invece l'ispirazione sottostante è quella che proprio ha portato al blocco, diciamo così, di rombo, che è ricoperto da una salsa di nero di seppia su questo letto di pomodoro rosso. Un altro artista a cui si è ispirato Marchesi è invece Pollock. Qui vedete un dripping di Pollock, quindi l'azione che entra a far parte della pittura, il gesto che si imprime sulla tela con il pennello con il colore lasciato sgocciolare dal pennello, e Marchesi lo trasforma nel dripping di pesce nell'immagine che vedete a fianco. Bene, dopo questa rapida carrellata, spero esaustiva anche se di breve durata, sarà passato per la testa a tutti che storia dell'arte sia una materia che in Italia si studia in tutte le scuole. Ecco, non è assolutamente così. Qui c'è un intento polemico da parte mia, non ve lo nascondo perché sono un insegnante di storia dell'arte, se non l'ho già detto lo ripeto, e qualche anno fa c'è stato chi ha rivisto completamente i piani didattici scolastici, e la storia dell'arte è stata una delle materie più bistrattate, è stata completamente cancellata dagli istituti professionali, dove in alcuni indirizzi era materia di indirizzo, per l'appunto grafici pubblicitari, ricevimento alberghiero, moda e abbigliamento, ed è stata fortemente limitata anche negli istituti tecnici e nei licei. Nei licei ad esempio si studiava dalla prima alla quinta ed è stata lasciata solo dalla terza alla quinta, quindi i vostri figli, per chi ha figli dico, mi rivolgo a loro, forse molto probabilmente a scuola non studiano storia dell'arte, che abbiamo visto è invece presente in tutti i momenti della nostra vita, e forse studiare storia dell'arte servirebbe anche, oltre alla conoscenza e a capire ciò che si vede quando si gira, a rispettare ciò che si vede quando si gira. È di pochi giorni fa quello che è successo ad esempio a una statua, era un gesso del Canova che è stato rovinato da un turista viennese, ma è successo una cosa simile a Pompei, dove una signora si è arrampicata sul tetto delle terme di Pompei stesso per farsi una fotografia, e anche senza andare troppo lontano basta guardare quello che succede alla nostra Fontana Masini, quando i bambini vengono messi dai genitori a scorazzarci sopra e a rovinarla con i piedi. Quindi qui si aprirebbe anche il discorso della tutela del patrimonio artistico, patrimonio che è di tutti noi e quindi tutti dobbiamo saper rispettare. Detto questo, questo incontro introduttivo voleva essere proprio una sollecitazione anche a voi stessi. Avete qualche dubbio, avete qualche domanda, avete qualche interesse per fare una gita fuori porta? Cosa possiamo andare a vedere nei dintorni, oppure per capire quello che andate a vedere? Bene, qualsiasi cosa potete scriverci al link sottostante e cercheremo di rispondervi il più presto possibile. Arrivederci!